Ma avete notato che adesso Gemini non è più così gratis come era qualche settimana fa? Effettivamente Google, come tutte le altre aziende, ha un grosso problema di consumi, un grosso problema di utilizzo e quindi nella versione gratuita, ma così come anche nelle versioni a pagamento, ha dovuto mettere dei limiti un pochettino più stringenti. Il problema è capire, ma scusa, ma quant'è? Quanto posso scrivere? Ma quali sono questi limiti? Ma io a che punto sono? Quanto posso ancora lavorare? Che limitazioni mi dà una cosa del genere? Beh, è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. Praticamente a un certo punto, grosso modo a metà del 2026, Google ha annunciato appunto che ha introdotto dei limiti di utilizzo basati sul consumo di risorse di calcolo. Ecco, questa è una cosa molto interessante perché se ne sta parlando molto. Da tariffe flat, prima o poi tutti passeremo a consumo, come la bolletta dell'energia elettrica. Usi tanta intelligenza artificiale, paghi tanto, viceversa meno. Praticamente qui ha messo dei limiti, lui dice che ci sono appunto dei conteggi sulla base di finestre temporali di 5 ore, che però poi ti portano anche al raggiungimento di un limite massimo settimanale. Il calcolo è in base praticamente all'utilizzo e tiene praticamente in considerazione il file che hai caricato, la complessità del prompt, funzionalità che utilizzi, quindi se fai fare immagini, video e altre cose, e direi che questo è sicuramente da tenere in considerazione se usiamo Gemini. La cosa importante è che hanno messo a disposizione uno strumento per poter capire a che punto siamo. Quindi se andate nelle impostazioni in basso a sinistra di Gemini abbiamo una nuova voce che si chiama limiti di utilizzo. Ripeto, limiti di utilizzo in realtà si può raggiungere anche da gemini.google.com. Usage, uso, utilizzo. Di fatto quindi quello che succede è che lui mi fa un calcolo, però vediamo come funziona, nel senso che io ho caricato praticamente un documento abbastanza complesso, l'intero PDF di un libro, dell'ultimo libro che ho scritto con l'amico Boccacci, e praticamente gli ho detto: guarda, io voglio promuovere questo libro, mi devi creare un piano editoriale appunto per i prossimi 3 mesi. E lui praticamente ha lavorato, mi ha fatto un piano editoriale, mi ha creato addirittura un PDF con tutto fatto e tutto finito. Allora sono andato sui limiti di utilizzo e ho visto che solo questa operazione ha comportato l'utilizzo del 8% praticamente di quella finestra temporale di 5 ore. Avevo fatto solo quella cosa lì, quindi molto complessa. Mi sono giocato quasi un decimo praticamente dell'utilizzo delle 5 ore, mentre il limite settimanale poi invece deve essere ancora aggiornato. Ora, cosa succede quando io arrivo al limite? Non posso più utilizzare Gemini? No, perché allora se hai l'abbonamento chiaramente vai avanti, ma anche nella versione gratuita praticamente lui passa a una diciamo versione meno potente di Gemini, e quindi comunque puoi fare delle domande ma non puoi fare le cose magari più complesse. Questa cosa era importante saperla, quindi sapete adesso come andare a capire a che punto siete dell'utilizzo di Google, che purtroppo, di Gemini volevo dire, che purtroppo appunto è un po' più limitato rispetto a qualche settimana fa. Buona intelligenza artificiale nonostante i limiti e nonostante i consumi, e ciao da Gianluigi.